Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video direttamente da un luogo bellissimo in Italia. Siamo a Roma e qui dietro di me c'è il Colosseo. E oggi parliamo di un argomento, uno dei miei argomenti preferiti della grammatica italiana. Parliamo delle preposizioni, perché so che è un argomento sempre molto complesso per voi che state studiando l'italiano, e lo facciamo qui, in questo bellissimo posto. Fa molto caldo, sto sudando un po', però cerchiamo di fare una lezione breve ma super utile. Oggi ci concentriamo sulle preposizioni di luogo e parleremo delle preposizioni a e in e anche un po' della preposizione da. Iniziamo subito dalla preposizione a e vediamo quando si usa. Usiamo prima di tutto la preposizione a con le città. Per esempio, io adesso sono a Roma. Sono a Roma. Però io posso anche dire che domani vado a Milano. Questa è una grandissima differenza della grammatica italiana con tante altre lingue, perché usiamo la stessa preposizione per dire che siamo ora in un luogo, quindi a Roma, io sono a Roma, ma anche per dire che mi muovo verso un luogo. Domani vado a Milano. Questa è davvero una grandissima differenza con altre lingue, come l'inglese, come lo spagnolo. Quindi mi raccomando, ricordate, se abbiamo una città, non importa se io sono a Roma o vado a Roma, uso sempre la preposizione a. Usiamo la preposizione a anche con le piccole isole. Per esempio, possiamo dire sono a Capri o vado a Capri, sono a Ischia, vado a Ischia, quindi delle piccole isole. Molti studenti mi chiedono: Stefano, ma che cos'è una piccola isola? Quando capisco se un'isola è piccola o grande? È una bella domanda. Io dico sempre che se l'isola è più piccola della Sicilia o della Sardegna, che sono due isole molto grandi, allora bisogna usare la preposizione a. Però tante volte con le isole è meglio sicuramente imparare a memoria quale preposizione usare. Usiamo la preposizione a anche con alcune parole e c'è proprio una lista in realtà di alcune parole con cui usiamo la preposizione a. Alcune senza l'articolo e altre con l'articolo. Quindi combiniamo la preposizione a con l'articolo determinativo e formiamo quella che si chiama una preposizione articolata. Per esempio possiamo dire che sono a casa. Come vedi, usiamo a senza la preposizione, sono a casa. Oppure, per esempio, possiamo dire vado a scuola. Vado a scuola. O per esempio possiamo dire sono a pranzo, sono a cena, sono a tavola, vado a letto. Quindi sono alcune parole che bisogna ricordare con cui usiamo la preposizione a senza l'articolo. Poi abbiamo alcune parole con cui invece usiamo l'articolo. Per esempio vado al bar, vado al ristorante, sono al Colosseo, perché noi di solito con i monumenti usiamo la preposizione a più l'articolo. Sono al Colosseo, vado alla Fontana di Trevi, vado al Duomo di Milano. Come vedi usiamo la preposizione a con l'articolo. Questa è una lista un po' lunga di alcune parole che purtroppo vanno ricordate a memoria, non c'è proprio una logica nella lingua italiana. Ma non ti preoccupare, perché ho preparato per te un fantastico PDF con una guida completa sulle preposizioni italiane. Dentro questo PDF troverai tutte le preposizioni italiane e il loro uso con tanti esempi. E troverai anche la lista di parole di cui ti parlavo prima. Quindi tutte le parole con cui usiamo a,
con o senza l'articolo. Questo ti aiuterà davvero tantissimo. E troverai anche degli esercizi super utili per mettere in pratica quello che stai imparando. Perché questa è sicuramente la cosa più importante. Non puoi solo imparare le regole, ma devi anche metterle in pratica con gli esercizi, così che puoi ricordarle meglio. Puoi scaricare questo fantastico PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o scannerizzando il QR code che vedi qui sul Colosseo. Va bene? Quindi prendi il tuo telefono, scannerizzi il QR code e puoi scaricare questo fantastico PDF. Inserisci il tuo nome, la tua email, scegli il tuo livello e ti manderò questo PDF. E un'altra cosa che voglio insegnarti sulla preposizione a prima di passare a in è un'espressione molto importante che ci tornerà utile anche dopo quando ti insegno in, cioè l'espressione a piedi. Che cosa significa a piedi? Beh, per esempio posso dire che vado a piedi al Colosseo, cioè che cammino, io raggiungo il posto camminando. Questo significa andare a piedi. Ricorda, mi raccomando, ricorda vado a piedi. Questo è molto importante perché ci servirà dopo quando studiamo in. Anzi, passiamo subito alla preposizione in e vediamo quando si usa. Prima di tutto usiamo la preposizione in con i nomi delle nazioni, dei paesi. Adesso io sono in Italia, ma quest'estate vado in vacanza in Spagna. Quindi sono in Italia, vado in Spagna. Come vedi, a e in sono esattamente la stessa cosa, seguono esattamente le stesse regole grammaticali. Quindi qual è la differenza? È il nome che fa la differenza, è quello che abbiamo dopo la preposizione che fa la differenza. Io dico sono a Roma e vado a Roma perché ho Roma, che è il nome di una città, però dico sono in Italia o vado in Italia perché ho un paese, una nazione. Questa è una logica molto importante da ricordare delle preposizioni italiane, fondamentale. Se capisci questo è facile, non puoi sbagliare. Usiamo in anche con le grandi isole. Per esempio, vado in Sicilia, vado in Sardegna. E utilizziamo in anche con le regioni italiane. Per esempio, adesso sono nel Lazio, che è la regione dove si trova Roma. Con Lazio noi usiamo anche l'articolo, quindi il Lazio nel Lazio. Con altre regioni però non è così. Per esempio, io sono pugliese, la mia regione è la Puglia e tra poco ho un treno per tornare in Puglia. Quindi con le regioni italiane usiamo la preposizione in e a volte usiamo l'articolo e a volte no. Usiamo la preposizione in anche per esempio con le vie. Io abito in via Giulio Cesare. E poi, come per la preposizione a, abbiamo alcune parole con cui usiamo la preposizione in, a volte senza l'articolo e a volte con l'articolo. Per esempio possiamo dire vado in ufficio, vado in banca. Con molte parole della città usiamo la preposizione in, o anche con le stanze della casa. Vado in cucina, vado in bagno, vado in camera da letto, sono in bagno, sono in cucina. Usiamo in, e questo è un piccolo segreto, anche con le parole che finiscono in ia o teca. Per esempio, con ia abbiamo la parola farmacia. Vado in farmacia, sono in farmacia. O domani sera con i miei amici vado in pizzeria. O le parole che finiscono con teca, per esempio biblioteca. Sto studiando in biblioteca. Non ti preoccupare, ti do la lista completa di tutte queste parole con o senza l'articolo nel PDF di cui ti parlavo prima e puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione. E usiamo la preposizione in, e questo è molto importante, anche con i mezzi di trasporto. Per esempio posso dire che sono venuto a Roma in treno o domani vado a Milano in macchina.
O per esempio sono in autobus. Quindi con tutti i mezzi di trasporto usiamo in. Attenzione però, perché potresti sentire anche con più l'articolo. Per esempio vado a Roma con la macchina, vado negli Stati Uniti con l'aereo. È un po' meno comune, però potresti sentirlo. Però adesso facciamo un passo indietro e parliamo di piedi, perché se ti ricordi, io prima ti ho detto ricorda l'espressione a piedi. Perché? Perché esiste anche in piedi. E qual è la differenza? È facile, non ti preoccupare. Io ora sono in piedi, perché non sono seduto. Così sono seduto e adesso sono in piedi. Quindi ricorda, questo è importante. A piedi per dire che stai camminando, vado a piedi in un luogo. Invece in piedi significa semplicemente che non sei seduto, sei in piedi. E ora finiamo con un'ultima cosa molto molto importante. Abbiamo parlato di luoghi, di posti, ma se il movimento è verso una persona, se io vado a casa di un mio amico, quale preposizione usiamo? Per esempio, voglio andare a casa del mio amico Luca. Dico vado a Luca? No, usiamo la preposizione da. Questo è molto importante, è una regola molto particolare della lingua italiana. Diciamo vado da Luca, da Luca. Lo so, da normalmente indica provenienza. Io vengo dall'Italia e il treno arriva da Firenze, ma con le persone invece indica il movimento verso una persona. Vado da Luca, cioè vado a casa di Luca. Ma in realtà possiamo anche dire sono da Luca. Per esempio, mia madre mi chiama e mi dice: Stefano, come stai oggi? Dove sei? Dico sono da Luca, cioè sono a casa di Luca. Questo è molto importante. Lo usiamo anche con le professioni e generalmente con le professioni usiamo l'articolo. Per esempio vado dal dottore, sono dall'avvocato, domani devo andare dal dentista, dalla dentista. Quindi ricorda, quando abbiamo una persona e vogliamo dire che andiamo verso quella persona o siamo nella casa o nello studio, per esempio nell'ufficio di quella persona, usiamo da. Fantastico, abbiamo fatto una ripetizione bellissima e super completa delle preposizioni di luogo in un posto bellissimo. Ma guardate quanto è bello il Colosseo! Anche se io sono un po' sudato adesso perché fa veramente caldo. Abbiamo scelto di girare questo video in uno dei giorni più caldi qui in Italia, veramente ci sono 29 gradi, veramente sto proprio sudando tantissimo, ma l'ho fatto per voi, quindi mi raccomando, apprezzate lo sforzo, lasciate un bel mi piace, questo è fondamentale, e non dimenticate di scaricare il fantastico PDF con la guida completa sulle preposizioni italiane e degli esercizi bellissimi, scannerizzando il QR code che vedete qui sul Colosseo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Non dimenticate anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione e come sempre un abbraccio da Roma questa volta. A presto, ciao!